Ben ritrovati in questo nuovo video. Qualche giorno fa sono stata con la mia famiglia a visitare il Museo Archeologico di Aidone e gli scavi di Morgantina. Ovviamente ho ripreso tutto e fatto tantissime foto per potervi mostrare. Però per evitare di fare un video troppo lungo e noioso ho deciso di dividerlo in due parti nominati Archeodei parte prima dedicata al museo ed Archeodei parte seconda dedicata a Morgantina. Siete pronti? Mettetevi comodi e andiamo al museo. Il museo è ospitato nel convento dei Cappuccini realizzato tra il 1611 e il 1613, sotto la reggenza di padre Gregorio da Castrogiovanni e annesso all'omonima chiesa. È stato inaugurato nel 1984 e custodisce i reperti di oltre 30 anni di scavi a Morgantina, ordinati secondo criteri cronologici e tematici. Nelle 11 sale disposte su 2 piani sono presenti materiali che vanno dal IX alla metà del V secolo a.C., testimoniando la coesistenza delle culture sicula e greca. Le collezioni constano di ceramiche, argenti, acroliti delle dee, elementi architettonici e termali di Morgantina. Ci dà il benvenuto la meravigliosa testa di Ade, una testa in terracotta caratterizzata da una folta barba blu e da ricci rossi. L'utilizzo del colore blu della barba ha valore simbolico. L'azzurro infatti richiama il concetto di eternità. Da un punto di vista stilistico, la testa sembra richiamare alcune sculture raffiguranti Zeus databili al IV secolo. L'opera venne rinvenuta negli anni 70 durante scavi clandestini e dopo svariati passaggi di proprietà venne venduta nel 1985 al J. Paul Getty Museum di Los Angeles. La provata pertinenza poi con la testa di alcuni ricci rinvenuti nel santuario di San Francesco Visconti ha consentito la restituzione dell'opera all'Italia. Alle spalle della testa di Ade padroneggiano la sala gli acroliti di Demetra e Core, risalenti al VI secolo a.C. Rimpatriati dal Bailey Heart Museum della Virginia University, i frammenti comprendono 2 teste, mani e piedi scolpiti in marmo proveniente dall'isola di Taso. In entrambe le teste soltanto la parte anteriore del volto è lavorata, mentre la parte posteriore risulta essere tagliata verticalmente. Le mani possiedono una lavorazione a tutto tondo e ciò indica che erano separate dal corpo. Per quanto riguarda i piedi, invece, la presenza di una banda sul dorso ci indica che erano per metà nascosti da un abito, probabilmente un chitone. Proseguendo, ci imbattiamo in svariati reperti rinvenuti nel santuario di San Francesco Visconti. Si tratta di oggetti votivi, maschere e statuette, attribuiti a culti legati alle divinità della terra, in particolare a Demetra e Persefone. Coppe, lucerne, ossa animali con buste e resti di focolai sono la preziosa testimonianza del rituale che si svolgeva nel santuario. La presenza poi nell'area circostante di diverse sorgenti, assieme ai numerosi vasi rinvenuti, sottolinea l'importanza dell'acqua nei riti. All'improvviso, proseguendo lungo il percorso del museo, ti ritrovi al cospetto della Dea, una statua alta 2,24 metri scolpita in Sicilia del 425 e il 400 a.C. L'autore sarebbe un diretto discepolo di Fidia, operante nella Magna Grecia, e ciò è suggerito dal cosiddetto effetto bagnato della veste, che mette in risalto i lineamenti del corpo. Il materiale utilizzato per scolpire il viso e le parti nude è il marmo. Il drappeggio invece è in tufo calcareo, in origine dipinto in rosa e blu. La statua è lavorata nei minimi dettagli anche nella parte posteriore, dove il panneggio è riccamente caratterizzato. Ciò farebbe pensare ad un'esposizione dell'opera su un piedistallo. La statua fu trafugata dal sito archeologico di Morgantina nella seconda metà del Novecento, per essere poi venduta al Paul J. Museum di Los Angeles, che l'acquistò e la espose nel 1988.
Dopo una complessa vicenda giudiziaria circa la contestualizzazione del reperto archeologico nel territorio di provenienza, il Museo americano ha riconosciuto la fondatezza dell'azione del governo italiano e ne ha determinato la restituzione. Il 17 marzo 2011 la dea di Morgantina fu restituita all'Italia. Continuiamo il giro che ci porta attraverso reperti dell'architettura di Morgantina, come parti della fontana monumentale dell'Agorà, delle terme e dei bagni delle abitazioni private, con bacini in terracotta a forma di conca dove veniva versata l'acqua. A rendere ancora più ricco ed interessante questo museo è un tesoro di oreficeria d'epoca ellenistica. Si tratta infatti del più importante insieme conosciuto di oreficeria proveniente dalla Sicilia ellenistica, scoperto nel settore residenziale occidentale della città antica. Alla fine degli anni 90 iniziò lo scavo che rivelò una bella casa costruita nel IV secolo a.C. e abbandonata dopo la seconda guerra punica. In fondo ad uno dei pavimenti è stato trovato un tesoro. Questo si divide in due gruppi. Il primo per i consueti atti formali di rito religioso, l'altro per il consumo di vino. A questi si aggiunge un paio di corna, forse attaccato ad un elmo di cuoio con probabile ruolo politico-sociale. La sezione dedicata alla necropoli ellenistica, scavata nel 1958, conserva alcuni corredi rinvenuti in 3 sepolture. Queste occupavano un'area ristretta ed erano sovrapposte. Le sepolture occupano un periodo storico che va dal 330 al 210 a.C. A seguire abbiamo la sala dedicata alla zecca di Morgantina. La prima emissione è una litra d'argento. Sul dritto porta la testa di un uomo barbuto, probabilmente una divinità, e sul dietro una spiga di grano. Dopo quasi un secolo la zecca torna in attività con un tetradrammo d'argento. Il ritmo di coniazione aumenta nel IV secolo quando vengono coniate 6 diverse emissioni, sia in bronzo che argento. Negli ultimi anni della seconda guerra punica sono state coniate emissioni d'oro e argento, con la scritta Siceliotes. Termina qui la prima parte degli Archeodei. Fatemi sapere nei commenti giù cosa ne pensate e io vi aspetto per la seconda parte. Ciao!